I Tuareg, noti anche come uomini blu per il colore delle loro tuniche, sono un gruppo nomade di origine berbera che abita le regioni desertiche del Sahara, in particolare in paesi come Mali, Niger, Algeria e Libia. La loro storia, cultura e tradizioni sono state oggetto di fascino, mistero e profondo interesse da parte di molti studiosi, poiché rappresentano un esempio unico di resistenza culturale e adattamento all'ambiente ostile del deserto. Le origini dei Tuareg sono complesse e si perdono in buona parte nella notte dei tempi moderni. I primi riferimenti scritti e certi su di loro compaiono nel IX secolo, quando erano già riconosciuti come importanti commercianti nel Sahara. Secondo l'archeologo R.M. Adams, i Tuareg si sarebbero sviluppati come un'entità culturale e linguistica distintiva attraverso l'interazione con popolazioni berbere ed arabe, così come con i popoli subsahariani. Le loro origini, si presume, possano risalire a circa 2000 anni fa, ma la loro storia più antica è ancora in buona parte sconosciuta. Alcune ipotesi li collegano ai Garamanti, citati nelle fonti greche e romane, e che abbiamo approfondito in un video a cui vi rimandiamo. Nel corso della storia i Tuareg hanno interagito con molte culture diverse. A partire dal VII secolo, con l'avvento dell'Islam, i Tuareg hanno assimilato alcuni elementi di questa religione, ma hanno mantenuto tradizioni e pratiche pre-islamiche. Nel tempo le loro interazioni con i popoli come gli Hausa, i Fulani e i popoli della costa mediterranea hanno arricchito profondamente il loro patrimonio culturale. La colonizzazione europea del XIX secolo ha portato invece a profondi cambiamenti nel modo di vita dei Tuareg. Le nuove frontiere imposte dai colonizzatori hanno frammentato le comunità, alterando le rotte commerciali tradizionali e causando conflitti con altri gruppi. La società Tuareg è organizzata in clan e tribù, ognuna con il proprio sistema di leggi e tradizioni. I Tuareg sono noti per il loro forte senso di identità culturale, spesso espresso attraverso la lingua tamashek, i vestiti blu e il portare il velo, simbolo di dignità e riservatezza. La musica e la poesia, che raccontano storie di amore, di guerra e di vita nel deserto, sono componenti essenziali della loro cultura. Ogni confederazione conserva tradizioni riguardanti il loro arrivo nelle aree storiche di appartenenza. In molte delle loro tradizioni si narra di una figura ancestrale femminile nota come Tin Hinan, che visse tra il IV e il V secolo d.C. tra i Tuareg del nord, e quasi sempre si fa riferimento alla presenza precedente di altre popolazioni chiamate Ishebeten, con lingua leggermente diversa e costumi più primitivi. Tuttavia, per secoli i Tuareg hanno regnato nel deserto, dedicandosi all'allevamento, al commercio transahariano e alla razzia, il che ha provocato frequenti conflitti tra le tribù. Oggi si occupano dell'allevamento di dromedari e vivono in villaggi temporanei costituiti da tende. Erano noti per il loro ruolo nel commercio del sale, dell'oro e delle spezie, guadagnandosi una reputazione di abili commercianti e guerrieri. La loro migrazione verso sud fu motivata probabilmente da fattori climatici e dalla ricerca di nuove rotte commerciali. La nascita di importanti città come Timbuktu nel XV secolo ha facilitato la loro integrazione nei commerci transahariani, portando al fiorire delle loro tradizioni economiche e culturali. I Tuareg sono principalmente musulmani sunniti, seguendo l'Islam che è stato introdotto in Nord Africa nel VII secolo, verosimilmente attraverso le reti commerciali. Tuttavia, la loro pratica islamica è spesso intrecciata con credenze animiste e tradizioni ancestrali.
I Tuareg vedono il mondo come ricco di forze spirituali, in cui le entità naturali come rocce, alberi e animali possiedono un'anima. La religione dei Tuareg è un affascinante intreccio di pratiche islamiche e credenze tradizionali. Mentre affrontano le sfide della modernità, i valori e la spiritualità dei Tuareg continuano a fornire un fondamentale senso di identità. Questo popolo profondamente ancorato alle proprie radici rappresenta un esempio di come la religione possa adattarsi e prosperare anche in tempi di cambiamento. Le pratiche religiose dei Tuareg includono preghiere quotidiane, digiuni durante il mese del Ramadan e festeggiamenti come l'Eid al-Fitr e l'Eid al-Adha. Le cerimonie di matrimonio e i riti di passaggio evidenziano l'importanza della religione nella loro vita sociale. In particolare, il matrimonio è un evento cruciale che unisce le famiglie e spesso include elementi di folklore e miti. Le cerimonie sono anche un modo per rafforzare l'identità culturale. Le credenze religiose dei Tuareg non sono monolitiche, vi è una varietà di divinità e di spiriti che sono venerati da quasi tutti i gruppi. La figura di Amanar, ad esempio, è centrale nelle loro credenze. Amanar è considerato il protettore della conoscenza e della saggezza. Inoltre i Tuareg celebrano rituali per onorare i loro antenati, ritenuti custodi della storia e della cultura. Oltre all'influenza dell'Islam, la religione dei Tuareg ha subito l'impatto di altre credenze nel corso della propria storia. Gli scambi culturali con i berberi e i popoli subsahariani hanno arricchito il loro pantheon e le loro pratiche. La simbologia è un altro elemento chiave nelle pratiche religiose dei Tuareg. I loro tessuti, ricami e oggetti di artigianato riflettono una profonda connessione spirituale. I motivi geometrici e le forme utilizzate nei tappeti e nelle tende hanno un significato spirituale e simbolico. Questi oggetti non sono solo pratici, ma sono considerati anche portatori di energia spirituale. I Tuareg sono noti per il loro forte senso di identità culturale, che si esprime attraverso la lingua, la musica, l'arte e l'abbigliamento. La lingua tamashek è un dialetto del berbero e viene utilizzata per trasmettere storie e tradizioni orali. La musica gioca un ruolo fondamentale nella loro cultura. Gli strumenti tradizionali come il tinde, cioè un tamburo a membrana, e l'imsad, un violino ad arco, sono utilizzati per accompagnare danze rituali, celebrazioni e funzioni sociali. Il tradizionale abbigliamento dei Tuareg, caratterizzato da un uso ampio del colore blu indigo e turbanti, non è solo un simbolo di status, ma anche un modo per proteggerli dalle intemperie del deserto. La tessitura è un'abilità chiave che le donne che producono tappeti, borse e altri articoli di artigianato spesso decorano con motivi geometrici che riflettono il loro patrimonio culturale. Negli ultimi decenni i Tuareg si sono trovati al centro di conflitti politici e sociali in Mali e in Niger. Il movimento per l'autonomia del popolo Tuareg è emerso in risposta a decenni di marginalizzazione e discriminazione. Gli eventi del 2012, che hanno portato alla secessione della regione dell'Azawad, hanno evidenziato le tensioni tra il governo maliano e le forze dei Tuareg. La storia e la cultura di questo popolo rappresentano un esempio di resilienza e adattamento in un ambiente oltremodo difficile. La loro tradizione di nomadismo e il commercio hanno plasmato non solo la loro identità culturale, ma anche le dinamiche sociali e politiche nel Sahara. Di fronte a sfide contemporanee come i conflitti politici e i cambiamenti climatici, il futuro dei Tuareg rimane incerto, ma la loro ricca eredità culturale continua ad essere una fonte di ispirazione e ricerca per le generazioni future.